Salve a tutti! Continuiamo la realizzazione dello stadio di Bach sincrono con la parte relativa al dimensionamento dei componenti critici, che nello specifico in questo progetto sono i dissipatori dei MOSFET del mezzoponde e l'induttore. Partendo dai primi, sono andato a ricavare la potenza persa da questi attivi durante il loro funzionamento utilizzando delle formule analitiche. Non è stato possibile ricavare gli stessi risultati anche sul software LT-Spice in quanto mi sono reso conto che a quanto pare per alte potenze il software ha fatica a calcolare le perdite dei MOSFET. Quindi utilizzando solo delle formule analitiche sono andato a considerare il punto di lavoro peggiore, ovvero quando il Bach sincrono eroga una potenza di 1000 watt alla tensione di 20 volt e tenendo in considerazione i parametri che si leggono sul datasheet del part number scelto, ovvero l'IRFZ44N, sono riuscito a ricavare che la potenza persa da questo MOSFET è di 5 watt, 2,5 imputabili alle perdite di conduzione, 2,5 invece imputabili alle perdite di commutazione. E quindi, come si può vedere, le perdite risultano bilanciate. E questo è un ottimo risultato, perché in genere è quello che si cerca di ottenere nel dimensionamento degli attivi e si ottiene facendo delle opportune scelte, ovvero sia sulla frequenza di commutazione e sia sulla scelta di parallelizzare o no gli attivi. E in questo caso quindi sembrerebbe che queste scelte che ho fatto risultano essere corrette e la dimostrazione è proprio che le perdite sono bilanciate. Ovviamente questi 5 watt di perdita non corrispondono alle perdite totali degli attivi, ma alle perdite di ogni singolo attivo. Quindi, essendo che sul mezzoponde ce ne sono 4, a conti fatti abbiamo che le perdite totali saranno di 20 watt. Ora, il risultato che si vuole ottenere è che su ogni attivo venga montato un dissipatore che consenta di mantenere la temperatura dell'attivo inferiore ai 100 gradi nel punto di massima perdita. Dalle prove che ho effettuato, questa volta non attraverso gli elementi finiti ma bensì attraverso test fisico, abbiamo che questo dissipatore risulta essere adatto allo scopo. Quindi sono andato già a montarlo su un MOSFET e quindi poi me ne serviranno 4, uno montato su ciascun MOSFET. E sembrerebbe che riesca a dissipare molto bene una potenza di 5 watt. Per quanto riguarda invece il dimensionamento dell'induttore, sono andato anche in questo caso a mettermi nel punto di lavoro peggiore, quindi quando la corrente in uscita del Bach è al massimo valore di 25 A, con un ripple di corrente pari a 3 A alla frequenza di switching di 50 kHz. E i risultati che ho ottenuto sono i seguenti. Prima di analizzarli però c'è bisogno di specificare un attimo
come è stato scelto questo induttore che vedete qui. In pratica non avevo l'induttore adatto per questa applicazione e quindi quello che è successo è che ho dovuto riciclare da schede che avevo buttate qui in laboratorio quello che sono riuscito a trovare e questo è stato il risultato, ovvero questo induttore, che è diventato un induttore, era il trasformatore di un flyback per alimentatori ATX, quindi era un flyback anche di una certa potenza e quello che ho fatto è stato cannibalizzarlo in modo brutale, quindi da un elegante flyback è diventato questa matassa qui. E per farlo ho dovuto aprire il nucleo, operazione non semplice, infatti questa gamba si è dissaldata in modo corretto, mentre qui c'è stata un po' di difficoltà, infatti si è un po' danneggiata. Diciamo che il divorzio di questi nuclei non è sempre consensuale e quindi ci sono stati un po' di danni, però nulla che influenza la funzionalità. Infatti l'ho già testato e funziona perfettamente e ha una induttanza di 100 microhenry. Quindi questo è quello che bisogna dire prima di analizzare i risultati. Quindi questo core ha una permeabilità relativa pari a 40 e non è possibile modificare questo valore in quanto manca del materiale sulla gamba centrale ed è perfettamente normale in quanto essendo un trasformatore per flyback vengono realizzati in questo modo ed è una permeabilità relativa coerente appunto con la sua precedente applicazione. Quindi partendo da questo valore fisso sono andato a effettuare un numero di giri pari a 20 per riuscire ad ottenere il valore di induttanza desiderato, ovvero pari a 100 microhenry. Questo per 7 invece indica che ci sono 7 avvolgimenti da 20 giri ciascuno, quindi ci sono 7 avvolgimenti messi in parallelo fra loro. Questo perché, essendo che ci devono passare 25 ampere, la resistenza di un solo avvolgimento è troppo elevata e quindi si squaglierebbe il filo ed è necessario farne 7 proprio per garantire che riesca a passare tutta questa corrente. Quindi dai calcoli che ho effettuato, ovvero della resistenza equivalente di tutti questi 7 avvolgimenti messi in parallelo, ho ottenuto che le perdite di C quando passo una corrente di 25 A è pari a 7,5 watt. Per quanto riguarda invece le perdite a C, queste sono trascurabili. Infatti, non solo la frequenza di commutazione è relativamente bassa, ma essendo che ci sono 7 avvolgimenti in parallelo, diciamo che in termini pratici è come se avessi effettuato un filo di Leeds, quindi le perdite a C sono davvero molto basse. Per quanto riguarda infine le perdite nel nucleo, abbiamo che anche queste sono trascurabili. Ora, non conosco il materiale del nucleo perché non c'è scritto, ma supponendo che fosse il PC40, diciamo che
a questa frequenza molto bassa, con questo ripple bassissimo e con questa permeabilità relativa anch'essa molto bassa, le perdite sono nell'ordine dei milliwatt, quindi davvero trascurabili. E quindi alla fine abbiamo che le perdite di questo induttore saranno totalmente imputabili alle perdite DC, ed è qualcosa che c'era da aspettarsi, in quanto, come già detto in precedenza, in questa applicazione il vero problema sono le elevate correnti che circolano nel circuito. Per verificare che le perdite possano essere sopportate da questo induttore, sono andato ad utilizzare una formula sperimentale per il calcolo dell'aumento di temperatura e, inserendo i valori calcolati e misurati, si ottiene che alla massima potenza persa l'aumento di temperatura dell'induttore è di 67 gradi e risulta essere compatibile con la resistenza dei materiali utilizzati, quindi quella della plastica che riveste questo filo di rame. Infatti, supponendo di partire da una temperatura ambiente di 30 gradi, quindi molto caldo, la temperatura finale dell'induttore è di circa 97 gradi. Diciamo che 100 gradi non è caldissimo, ma neanche freddo. Quindi sostanzialmente va bene. Infine, ultima precisazione doverosa da fare è che, come si può vedere dai valori di perdita calcolate, queste sono totalmente sbilanciate e quindi capiamo che non siamo nel punto di ottimo della progettazione dell'induttore. Quindi per questa applicazione l'ideale sarebbe stato avere un nucleo con caratteristiche diverse, però essendo che io ho trovato solo questo, per ragioni pratiche mi sono dovuto adattare. L'importante è che in ogni caso sia garantita la funzionalità del componente. Molto bene, quindi questo è tutto quello che è stato fatto per il dimensionamento di questi componenti, e tenendo in considerazione le perdite che sono state calcolate, sembrerebbero anche degli ottimi risultati. Infatti, se le andiamo a sommare, almeno a livello teorico, questo buck sincrono avrebbe un rendimento superiore al 97% e quindi è davvero un ottimo risultato dal punto di vista della conversione energetica. Poi ovviamente nel circuito ci sono altri fattori di perdita, però almeno a livello teorico si parte da una buona base. Molto bene, per questo video quindi è tutto. Alla prossima!